E dopo l'acqua di stamattina è uscito il sole e siamo corsi qua per riprendere la falesia con quella luce mattutina, ma in 10 minuti sono già arrivate le nuvole. Benvenuti in Normandia! Ma sto proprio bene così. E ora si parte per un paese molto pericoloso. Salutiamo Giverny, prima tappa in Normandia, dove abbiamo visitato la casa di Claude Monet, con i giardini pieni di fiori. Si può piangere. E immancabile stagno con le ninfee. Ci dirigiamo verso l'oceano, falesie e il sole, ogni tanto. Ma prima di arrivare dobbiamo tornare sulla strada con un'informazione. Questa casa è in vendita, se dovesse interessare qualcuno. Dai, decoliamo. Appena usciti da Giverny attraversiamo la Senna. Che spettacolo! Questo non è né prima né l'ultima volta che attraversiamo Senna, ma seguendo la Senna arriveremo prima o poi alla sua foce. Quando si parla dei fiumi si parla tanto della Valle della Loira oppure Valle della Mosella, ma vi devo dire che a noi piace tantissimo anche la Valle della Senna e le zone circostanti. Sarà anche il fatto che l'abbiamo sempre vista con il sole. Ci sono certi posti dove rimani letteralmente senza parole, infatti si parla poco. Stiamo per attraversare Senna per l'ennesima volta da un ponte assurdo. Per differenza dell'ultimo ponte sulla Senna che attraverseremo nei prossimi giorni, questo sì è meno spettacolare, ma completamente gratuito. Dopo il ponte ci addentreremo in quella zona della campagna normanna dove si incontrano le mucche responsabili per la produzione del squisito burro normanno. Tutto molto bucolico, peccato che le strade iniziano a diventare sempre più strette. E se cercate di seguire il nostro itinerario vedrete sicuramente tante cose belle, però noi decliniamo ogni responsabilità, anche se non saprei qual è il nostro itinerario visto che se l'ha inventato il navigatore. E qui si può andare addirittura più di 70 all'ora. Anche se in realtà un po' di anni fa abbiamo fatto alcune di queste strade, quindi sapevamo a cosa andavamo incontro. Da questo si capisce che avevamo la nostalgia di Irlanda. Se non capite il perché, andate a vedere i nostri video. Benvenuti a Etretat. Il paese più pericoloso di Francia, visto che ha dato natali a Lupin, il ladro più famoso del mondo. Che è così famoso che addirittura Netflix gli ha dedicato tutta una serie. Questo bianco mi stava cavando gli occhi. Ma Etretat non è solo famosa per Lupin e le ville fantastiche. Ma questa è veramente fantastica. Etretat è stata da sempre il rifugio per i pittori, scrittori bohemian. Lo stesso Monet è venuto qua a dipingere decine di volte. E poi ovviamente ci sono le scogliere, quelle che, anche se non lo sapevate, avete visto almeno una volta nella vita, la Villa di Zucchero. Anche se siamo circa 2 chilometri dal centro, qui c'è sempre qualcosa da vedere. Anche lui veniva regolarmente a Etretat. È stato proprio lui a dire che la falesia assomiglia a una proboscide d'elefante. La bicicletta con i fiori è bellissima. Ma prima di arrivare al centro incontriamo lui, Arsenio Lupin, anzi per essere più precisi Maurice Leblanc, il scrittore che inventò il personaggio. Questa è la casa dove lui scrisse tutti i suoi libri. Oggi casa è diventato un museo, a quanto pare c'è un percorso praticamente teatrale dove voi diventate dei ladri o dei detective che vogliono prendere il ladro. Ma noi oggi non entreremo, non pagheremo ingresso, cercheremo soltanto di rubare qualche scena nella casa del ladro. Però la casa è come uno se lo immaginerebbe. Mi piacerebbe solo sapere se è invecchiata così o fa parte della scenografia. Questa statua in legno sembra medievale, come anche la porta finestra al primo piano. E insomma, c'è una marea di stili, epoche, ma stanno benissimo insieme. Una volta non si poteva andare oltre il cancello perché c'era subito la biglietteria, quindi io mi sono portato il bastone per riuscire a fare qualche ripresa qua sopra la siepe, ma evidentemente non serviva. Ebbene sì, non serviva, ma noi siamo sempre preparati ad ogni evenienza. Non ho resistito, l'ho fatto lo stesso. Un camino così ancora visto. È tutto avvitato su se stesso. E qui abbiamo un bel giglio. Poi tutto decorato con i mattoni e poi questo vicino al camino, questa protuberanza. Ho già capito, se continuiamo così non arriviamo più al centro del paese.
Ok, da qua in avanti soltanto i pedoni. No. Ed eccoci arrivati. E loro sono addetti al benvenuto. Il centro del paese è piccolo ma è curatissimo, sono tutte case in pietra e in legno e qua dietro alle mie spalle c'è una taverna del 1851. Questo edificio in legno una volta era il mercato cittadino, adesso ospita negozietti dei souvenir. Andiamo a sbirciare dentro. Ma a parte il souvenir, dentro è pazzesco, c'è tutto un soffitto in legno, ma non solo, c'è anche un balcone che cuore tutto attorno. E per 12,90 potete comprarvi anche un camperino. L'uniforme della Normandia, cuffietta, stivali di gomma e maglioncino di lana. Lì siamo stati l'anno scorso, qui siamo adesso e lì ci andremo di nuovo. Devo dire la verità, devo leggere perché oggi la memoria. Durante la prima guerra mondiale, tra l'anno 14 e 18, qua sono stati ospitati soldati americani e inglesi perché qua era l'ospedale. E durante la seconda guerra mondiale, una volta che il paese è stato liberato, c'era un campo americano e c'erano gli scozzesi, se non sbaglio. E questa targa è stata messa qua proprio come gratitudine ai soldati americani e inglesi perché hanno liberato Etretat, si sa già da chi. È difficile venire ad Etretat e non raccontare la storia di questo edificio, ma al di là della storia, questo è uno dei edifici più belli e più strani che io abbia mai visto. Mi sono innamorato letteralmente. Oltre alla bellezza, questo palazzo a graticcio c'ha anche una curiosità. Praticamente è stato costruito nel 1889 a Lissò, è stato smontato, è stato portato qua nel 1912 ed è stato ricostruito. E porta il nome di salamandra perché lì da qualche parte c'era intagliata una salamandra. Noi non siamo riusciti a trovarla, ma veramente è difficile fare le riprese di questo palazzo perché siamo in una via stretta e non riesci proprio a fare la ripresa intera, ripresa giusta, ma qui accanto c'è un altro bellissimo esemplare. Aspettate un attimo, dopo ennesima visione ci siamo accorti che la salamandra, anzi le salamandre, ci sono sempre state in bella vista, meglio tardi che mai. Penso che sarà la volta buona che se la compra. Non lo Dopo so. anni che le sta guardando, ma costano sempre un botto. Infatti non c'è prezzo. Tante volte si sente parlare delle case a graticcio, ma cosa sono in realtà? Semplicemente una casa dove c'è una struttura in legno che si vede esternamente, che crea una griglia, che poi in seguito viene riempita con vari materiali, tipo mattoni. Non è che volevo fare di più, ma non lo sapevo neanch'io fino a un po' di tempo fa. L'ultima volta quando siamo stati, io ho fatto bagno qua. Sì, ma adesso manca un bel po' di spiaggia. Ma che rumore che fanno! Cricchiolano. Altro che qui mancano un paio di metri. E si vede che c'è la marea bassa. Ora dobbiamo andare lassù per vedere se sono guarito. No, le bocce. Cioè non sono le bocce, è pétanque, poi non so come si pronuncia, però ecco. A Etretat ci sono due falesie principali, da Val, che andiamo a vedere dopo, e da Mont, che andiamo a vedere adesso. Le due falesie sono sicuramente due cartoline di Etretat, ma la spiaggia non è da meno. Un po' di scale. C'è il vento che si è infilato qua dentro. Sì, si sta da Dio. E ora abbiamo un semisterato cementato. Però ragazzi, da qua la vista cresce. E non sono stanco, solo emozionato. Ce la fai? Certo. Senza parole. È più bello di come me lo ricordavo. Sì, Madonna. perché oggi anche la giornata è più bella. Lacrime un'altra volta. E quello lì è la Falesia Valle in controluce. In realtà qui bisognerebbe venire di mattina, ma al mattino non riuscireste a vedere quella falesia laggiù. E lì c'è la Notre Dame. La chiesetta è chiusa, è stata costruita nel 1800 qualcosa dai pescatori, completamente distrutta dopo la guerra e nel 1950 ricostruita. E poi da qua domina Etretat.
E subito dietro chiesa abbiamo il monumento l'Oiseau Blanc, uccello bianco, dedicato ai due aviatori che prima di Lindbergh hanno tentato di attraversare l'oceano. Forse sono anche riusciti, ma non li hanno mai trovati. E ora torniamo alla mia malattia e perché volevo venire tanto qua, ma tanto. Dire malattia è una parola troppo grossa, ma nel 2016 mai era seduta qua e nonostante dietro non c'è un precipizio vero e proprio, mi è venuto un attacco di panico. E poi di come pian pianino ho sconfitto questo disturbo, ops, abbiamo parlato già troppe volte. E infatti lo potete vedere nel video che abbiamo fatto nella Val di Rabi, dove ha fatto il ponte tibetano saltellando. Ora andiamo lì. Comunque da quando siamo arrivati il vento è aumentato del 100%, E il tempo inizia a cambiare. E subito qui accanto alla Notre Dame abbiamo i giardini di Etretat, ma guarda che meraviglia! Soltanto che alle 6 tutto è chiuso. Vediamo con il bastone cosa si vede. Qui abbiamo una casa a graticcio, però dai, sembra carino. Ma sai che alla fine si vede meglio da qua che da dentro probabilmente merita una visita. Eh sì, adesso mi dispiace, caspita, continuiamo a dimenticarci che chiude tutto alle 6. Ogni tanto mi domando se sono più belli o più inquietanti questi palazzi. Questo sì che mi attira. Poi qui c'è sempre vento. Guarda che qui potrebbero avere le patatine. Beh, adesso vedo. Qui c'è circolo nautico che sembra una arca di Noè, fatta di una vecchia barca ovviamente. Ci sono anche le foto. E dopo la Falesia Monte andiamo anche su quella valle. Non abbiamo ancora incominciato a salire, ma la vista è pazzesca. E quasi ci siamo. Quasi. Quasi. Sei pronta? Sì. È andato via il sole. Ed eccoci in cima. Ma che c'è Gino? Guarda che c'è Bimbo. Loro sono i miei migliori amici. Sì, tutti e due intendevo. La roccia dietro, quella bianca, si chiama Lago, è alta 55 metri e secondo lo scrittore Maurice Leblanc, quello che scrisse tutti i libri di Lupin, dietro c'è nascosto il segreto del re di Francia. Purtroppo è soltanto l'opera di erosione del tempo. E a questo punto sentiamo le prime gocce, quindi ci avviamo. Ma non prima di fare l'ultima ripresa. Com'è la vista? Uno spettacolo. E ora sta tuonando seriamente. E anche se ormai è incominciato a piovere non abbiamo resistito a fare un'altra ripresina da un'altra angolazione. Siamo tornati, vedo che l'attrezzatura ancora funziona perché abbiamo preso un sacco d'acqua e come siamo arrivati? Ha smesso di piovere. Ma sto proprio bene così. Sei bellissimo. The following day. Ma siamo venuti anche di mattina per fare delle bellissime riprese della scogliera con la luce giusta. Però stamattina, in realtà ora non è più mattino, ha piovuto tantissimo e poi è uscito il sole, abbiamo fatto una corsa e nel frattempo benvenuti in Normandia. Quando siamo arrivati qua nel 2016 tutti i negozi avevano fuori stivali di gomma, le cerate, le cuffiette e c'era un sole che spaccava le pietre e noi dicevamo boh, sarà un senso di umor normanno, invece no, adesso abbiamo capito il perché. E siamo pronti per partire. Quello che mi ha sempre stupito di Etretat, che non assomiglia a nessuna città francese, sembra uscita di un'altra epoca, anzi sembra uscita da un film di Tim Burton. Non si può mai parlare seriamente senza avere lui tra i piedi. Prima volta quando dovevamo prendere il ponte di Normandia, siamo arrivati qua, l'ho visto e ho detto vabbè, niente di che. Poi abbiamo incominciato la salita su questo ponte
e l'abbiamo visto in lontananza. Insomma, abbiamo capito che non eravamo sul ponte della Normandia, ma ora dobbiamo pagare 6,90 €. Così paghiamo anche noi qualcosa in Francia. Per me è di una bellezza straordinaria, anzi, eleganza. Si vede che è francese. È enorme, sembra il mare. Il vento è fortissimo. Oh, Wow. si balla! Che bello. Ovviamente con le telecamere stabilizzate non potete accorgervi della forza del vento. Oddio! Stavo riprendendo su e ho detto, ma mica sono stata io a combinare questo guaio qua. Madonna, che botta! Terrificante. Wow! Ci sei? Sì, questa è stata dura. Nel 2016 abbiamo attraversato questo ponte con il nostro mansardato e se avessimo ricevuto una scarica di vento così, probabilmente saremmo finiti dentro il Senna. Io tenevo il volante con tutte e due mani perché il vento è veramente forte, ma ho fatto veramente fatica. Mi sa che più che una visita sarà una battaglia contro il vento. Posso dire che in questa parte del video saremo molto spettinati. Il ponte che abbiamo appena attraversato è da quella parte, ma lo vedremo più avanti. E siamo arrivati a Honfleur. Turistico o no, è sempre un porto di pescatori. Queste reti sono ancora umide. Vabbè, ha piovuto fino a poco tempo fa. Pioggia o no, il peschereccio c'è. Ero pronto a vedere tutto tranne i battelli delle crociere fluviali. Quelle lì probabilmente risalgono alla Senna, però sono di Strasburgo. Ma dove scappi? E come tutti sappiamo, Strasburgo è sul Reno. Ok, d'accordo, battelli sono bellissimi, qui sono altri pescherecci, qui è un po' un mezzo deposito ferraglia e in mezzo a tutto questo c'è un parcheggio con la ruota panoramica. Ma esiste un posto meno felice per mettere una ruota panoramica? Ma assomigliano a London Eye? È uguale, stavo proprio pensando. I fratelli Gallagher si sono dati alla pesca. Vista l'introduzione, sembra che siamo nel paese meno felice del mondo. Invece ci troviamo a Honfleur, il paese che ci ha lasciato proprio a bocca aperta più di qualsiasi altro posto quando siamo stati nel 2016 facendo il primo viaggio con il Charlie. Eravamo in pieno agosto, non c'era un posto a pagar loro. Abbiamo lasciato Charlie lungo la strada, siamo venuti di corsa e ci siamo ripromessi di tornare per vederlo con calma. E anche da qua, dietro le barche, dietro la giostra, si intravede il vecchio porto. Ma dico io, Nirvana sembra uscita da un cartone animato. Stupenda, come il profumo di pesce che si sente qui. Sì, di qua stupendo di là, ma non si è accorto del sparti traffico, adesso ve lo farà vedere. Cioè, sembra di essere a Giverny. Sì, ma proprio curato. Mi ricordo che anche prima volta che ci siamo stati qua, quello che ci ha lasciato colpiti di più sono stati i fiori. E siamo arrivati al palazzo del comune che si trova nel vecchio porto. Qualsiasi cosa avete sentito parlare di vecchio porto cade in secondo piano rispetto al spettacolo architettonico. Il vecchio porto, anzi vecchio bacino Vieux Bassin, è stato costruito nel XVII secolo per accogliere le navi mercantili che con legname e le spezie partivano verso tutte le destinazioni mondiali, Azzorre, Antille, Canada, Africa. E oggi è un porticciolo per le imbarcazioni turistiche e i turisti che come me vengono a scattare 2 foto. Comunque quello che ci affascina di più di Honfleur è la sua architettura, le sue case che si trovano sul porto vecchio. Praticamente vanno in altezza, sono strettissime, sembra essere in Olanda e le facciate sembrano così vecchie e fatiscenti che stanno per cascare. Invece non è così. Secondo me è proprio questo il fascino di Honfleur. Il bello di questi palazzi probabilmente crescevano come cresceva il porto. Il piano terra, il primo e in alcuni casi anche il secondo piano sono prevalentemente occupati dai negozi e ristoranti e si distinguono architettonicamente dai piani superiori. Sembra che facciano parte degli antichi palazzi che decoravano il porto già nel XVII secolo, mentre i piani superiori presentano un stile leggermente diverso. Se avete ulteriori informazioni, scrivetecelo nei commenti. E subito qua, all'inizio del porto, c'è unica parte delle mura del 600 rimasta ancora in piedi. È la Lieutenance, dove viveva il luogotenente del re, una specie di governatore locale. E proprio accanto c'è il ponte levatoio. Il palazzo è veramente bello ed è anche visitabile, con la possibilità di sedersi sul tetto. E noi invece prenderemo questo passaggio e andiamo avanti. E questa è la parte posteriore della luogotenenza.
Mentre qui si riesce ancora a leggere che c'è una farmacia che vende le medicine contro mal di mare e il prezzo è 4,5 franchi al flaconcino. Come tutti i porti commerciali, anche Honfleur ha accumulato le ricchezze, però una parte di esse proveniva dal commercio dei schiavi. Ma guarda che posto! Qui bisogna proprio camminare con il naso lì in su. Madonna, ma tu ti ricordavi questa via? No. Certo, si tratta di una via commerciale, ma uno non se ne rende nemmeno conto perché viene rapito dall'ambiente circostante. Guarda, c'è anche un locale, magari si potrebbe aprire qualcosa. Ma guarda questo, sembra uscito da quei film francesi anni 70. E finalmente arriviamo alla chiesa. Queste strutture in metallo ovviamente ci ricordano il mercato, ma anche la chiesa stessa sembra un mercato coperto. Questa è una chiesa molto ma molto particolare che non si vede tutti i giorni. Risalente alla seconda metà del XV secolo, la chiesa di Santa Caterina sostituisce un'antica chiesa in pietra distrutta durante la guerra di 100 anni. Come si può vedere, è costruita quasi interamente in legno. C'è un paio di file di mattoni sotto e c'è il vetro sui vetri. Ora, scherzi a parte, è tutto legno e questa parte qua si vede che è graticcio perché ci sono le travi e mattoni in mezzo. E questa è la parete, che è bellissima da toccare, ora è anche calda dal sole. Mentre qui sulle finestre abbiamo le inferriate. Nell'ingresso laterale troviamo l'antica porta in legno, che forse avrebbe bisogno di qualche restauro. Invece da questa parte vediamo ancora meglio la guglia, che però non è un campanile. Il campanile si trova di fronte alla chiesa ed è tutto in legno e funziona. L'interno è fantastico. È una delle più grandi chiese di legno in tutta la Francia. La chiesa fu costruita dagli abitanti del posto dopo la partenza degli inglesi e qua dentro sembra stare dentro lo scafo di un veliero rovesciato. Penso che queste barche parlano da sole, però è veramente incredibile vedere le pareti così in una chiesa. Tutto intorno alla chiesa di Santa Caterina si sviluppa il quartiere di Santa Caterina col suo labirinto di strade medievali e case antiche. Senti, io voglio vedere cosa c'è qua. Nascosto c'è un piccolo paradiso. Qui anche la strada ti dice che è ora di un cappuccino. Ora ci troviamo in via Pozzo. Non è che siamo venuti a fare non so cosa, ma le case sono talmente belle, talmente particolari, che non ce la fai a non fare una passeggiata. Cos'è questo? Una galleria d'arte. Qui abitò qualcuno di importante. Una delle stranezze di questa via, quando vi è mai capitato di trovare una via dove ci sono due case, una accanto all'altra, in una visse un famoso pittore olandese, in questa qua ancora oggi vive un pittore famoso. E tra poco avrà 100 anni. Qua c'è la signoretta italianissima, perché c'è scritto, e tra le altre cose produce anche i sughi. Ma questa che casa è? Dovrebbero sapere quando è stata costruita. Però senti, andiamo a vedere anche qualche altra via. Andiamo. Qua siamo nella Rue Brûlée, via bruciata. Per questo sembra un po' più nuova. Ma guarda tu queste vetrine. Cioè, il negozio è fenomenale, però noi siamo appena tornati da Marsala e Trapani, quindi non abbiamo bisogno di sale. Però un po' di sale al limone o quello all'aglio, soprattutto, poteva andare bene sì, per cena. Ci starebbe, e sì. Questo? Questi sono i dolci. Qui sembra veramente di essere sul set di un film. Ora vi facciamo vedere i nostri vicoli preferiti e si trovano qui davanti al porto dove c'è la chiesetta. Difficile visitare Honfleur senza imbattersi nei vicoli dove si trova la via delle prigioni. E non c'è nessuno. Le case graticcie sono talmente belle che non sembrano vere. Si ha più una sensazione di trovarsi a Gardaland o qualsiasi altro parco divertimenti con la sezione pirati. Eccola qua. E lì dovrebbero essere i granai del sale. Andiamo a vedere. Questi ex granai del sale una volta ospitavano fino a 10 tonnellate di sale che servivano per conservare il merluzzo. Giorno oggi servono per gli eventi e per le mostre. Insomma, a Honfleur, questa città che è nata sull'estuario del fiume Senna, potreste riprendere praticamente ogni casa e fare un video più che noioso. È bellissimo nello stesso tempo. 1 hour later. Abbiamo preso il caffettino, uno buono, nel camper e siamo tornati a vedere Honfleur con la luce della sera. E la luce cambia in continuazione, non è strano che Honfleur era la città preferita degli impressionisti. Non ho capito? Ah sì, va bene.
La luce oggi mi ha fatto impazzire. Infatti ho sbagliato tutta l'impostazione delle videocamere, però ora è tutto a posto. Pronto per domani? I D-Day? Yes. Prossima puntata sarà interamente dedicata allo sbarco in Normandia, conosciuto anche come D-Day. In questo particolare momento della storia mondiale è quasi doveroso ricordarsi che la collaborazione dei popoli, diversi sia culturalmente che politicamente, ha portato alla pace, senza dimenticarsi mai il prezzo di quella pace. Quindi volevamo raccontare la storia che ormai sembra lontanissima, tirando fuori anche qualche dettaglio che magari vi sia sfuggito durante l'età scolastica e non solo. A questo punto ci avviamo verso le terre e soprattutto spiagge dello sbarco, sperando che ci farete compagnia. Cosa privata però, fammela vedere. Wow, le cozze normanne e la bruschetta. E a questo punto veramente buonanotte da Confleur.